Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Venerdì 29 agosto del 2025, ben ritrovati a tutti in questo obbligo di riscatto che inizia con una giornata lunghissima per quanto riguarda la radio, che si chiuderà intorno alla mezzanotte quando finirà il post partita di Lecce-Milan e quindi mercato e partita. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Simo, come diciamo sempre, soprattutto a chi ci supporta quotidianamente attraverso i like, i mi piace, cliccatelo, arriviamo a 1500, i commenti qua sotto dicendoci la vostra, le iscrizioni che sono gratuite e ci danno una mano clamorosa, siamo quasi a 52.000, e gli abbonamenti a 2,99 al mese per supportarci proprio anche economicamente. Grazie a tutti coloro che lo faranno e che lo fanno e che già lo fanno, vi vogliamo molto molto bene. Sta arrivando alla fine del mercato, ormai siamo a 29, 30, 31 e 1, 4 giorni alla fine del mercato e forse altrettante operazioni di mercato che ancora ci riguardano tra entrate e uscite, quantomeno 4 probabilmente. Adesso ne andremo a parlare, perché non è del solo Christophe Nkunku che si animerà il nostro mercato nella parte finale, con Nkunku che è già alla clinica La Madonnina questa mattina per fare le visite mediche, poi come al solito visite, firme e compagnia per diventare un nuovo giocatore del Milan e poi sedersi davanti alla TV e vedersi la partita dei suoi nuovi compagni di squadra, perché questo si tratta una volta che arriverà la firma sul contratto, perché i suoi nuovi compagni di squadra stasera sono a Lecce. Prima di parlare di mercato, ci prendiamo veramente 30 secondi per la formazione probabile che stasera giocherà contro il Lecce. È una formazione un po' sperimentale, un po' figlia del mercato, un po' figlia degli infortuni. E quindi con Maignan in porta, Tomori, Gabi e Pavlovic dietro confermati, quindi l'ipotesi di Winter dovrebbe cadere, anche se era stato provato in settimana. A destra, quinto largo, c'è Yunus Musa, che ha disfatto la valigia che aveva già fatto per andare a Bergamo e quindi oggi gioca. E anche questo fa abbastanza riflettere. Poi, perché in tutto questo, peraltro, avresti anche preso a Tecame. Apro e chiudo parentesi, ma fai disfar la valigia uno che era già con la valigia fatta per andare a Bergamo, e forse la disfa del tutto, perché nel mentre in mezzo al campo abbiamo perso Iajari, perché con l'infortunio al perone ne avrà per qualche mese. Insieme a Musa a centrocampo ci saranno le due mezzali, Fofana, Loftus-Cheek e Modric in mezzo, e a sinistra Stupignan. Davanti, se non recupera proprio in mega extremis Pulisic, ci sono Alexis Almacher e l'altro con la valigia, ovvero Santiago Jimenez. Una formazione molto strana, Simo, perché ci sono tante situazioni pending, no? Ci sono tante situazioni da risolvere, partendo dalla difesa, che forse è stato il punto più debole della prima di campionato ed è il punto più debole di questa rosa, ed è la cosa che viene confermata in blocco al netto di un nuovo difensore che il Milan sta cercando per questi ultimissimi giorni di mercato, e dopo ne parliamo. A destra di solito c'è Salmacher, ma in questo caso c'è Musa, che era promesso sposo dell'Atalanta. Praticamente l'operazione era vicinissima alla chiusura, ma questo infortunio di Yashari ha un pochino bloccato tutto. A centrocampo non è ancora titolare Ricci, Allegri vorrebbe un'altra mezzala, e in attesa di tutto ciò giocano sempre Fofana e Loftus-Cheek, che al debutto avevano deluso, così come aveva deluso Stupinian, che però è l'unico che può giocare sulla sinistra. Salmacher, dopo essere stato spedito, mandato a destra e a sinistra per 2 anni di fila, a sto giro, a 3 giorni dalla fine del mercato, forse resta, ma va a fare la seconda punta perché Leao è fuori, Pulisic è fuori, Okafor, Ciukwueze e compagnia cantante li hai venduti,
ed è a supporto di Santiago Jimenez, che ribadisce di voler rimanere, ma che evidentemente all'allenatore troppo non piace. Insomma, è una formazione. In tutto ciò pure il portiere avevano provato a vendere all'inizio del mercato, ma fortunatamente Allegri si è messo di mezzo. Cosa significa tutto questo? Che c'è tanta confusione, lo abbiamo sempre detto, e poi si riversa in campo. Se tutto quello che accade in alto, tutto quello che accade in società, in dirigenza, che accade appunto d'estate col mercato, eccetera, eccetera, tutto questo si riversa in campo e hai un 11 che può benissimo battere il Lecce, ci mancherebbe altro, e deve battere il Lecce, ma è un 11 che ha tantissime situazioni critiche, complicate da gestire, giocatori che dovevano andare via, giocatori che non piacciono troppo magari all'allenatore, giocatori in difficoltà tecnica, giocatori arrivati da questo mercato senza troppe alternative, insomma è un 11 un po' così, in attesa di Nkunku, in attesa di Leao, in attesa che Yashari si sistemi il perone, gli facciamo un augurio grande di pronta guarigione, anche perché Simo, lui ci ha aspettato 2 mesi, noi Noi aspettiamo lui adesso. 2 mesi, siamo pari e patta, come si suol dire, aspettiamo. Questa è la nostra formazione, come detto, la vedete anche in grafica. L'ho messa anche per evidenziare, uno, la nostra panchina, perché non vedete Alejandro Jimenez, di cui adesso parliamo per questioni di mercato, ma per questioni anche disciplinari, perché è andato sul mercato più che altro per questo motivo. E adesso vediamo anche chi può essere interessato al ragazzo, e infatti gioca Musa e lui non è nemmeno convocato. In panchina ci sono Terracciano e Pittarella per i portieri, De Winter, Atecame e Bartesaghi per i difensori, Ricci per i centrocampisti, Pulisic che ha acciaccato, Ciukwese che ha 7 ottavi di valigia e Valentien che onestamente mi scuserà, ma non so onestamente chi sia, perché no, ma non sono ironico, mi scuso, ma veramente non so chi sia. Il Lecce invece dovrebbe giocare col suo 4-3-3 classico di Di Francesco, quindi con Falcone, Quassi, Gaspar, Thiago Gabriele Gallo, Koulibaly, Ramadani, Beriscia, Pierotti, Stulic e non Camarda per Non lo Gazzetta so, e Tete Morente davanti. io non ci credo che non gioca Camarda, poi magari mi sbaglio, poi magari, non lo so, Di Francesco lo vede emozionato perché gioca contro il Milan e lo butta dentro più avanti, però c'è quel ballottaggio lì, c'è il ballottaggio di Banda con Tete Morente e il ballottaggio di Vega con Quassi, per il resto il Lecce, scusa, il ballottaggio di Banda è con Pierotti, non con Tete Morente, e Vega con Quassi, per il resto il Lecce è quello, però che non giochi Camarda in una partita così mi farebbe strano. Allora, come detto, non c'è Alex Jimenez perché ci sono vari interessamenti su di lui. L'ultimo in ordine di tempo è del Bournemouth, Sì. ok? Che avrebbe chiesto quindi il prestito col diritto per una cifra superiore ai 20 milioni. È ovvio che, non essendo un giocatore totalmente tuo, perché c'è sempre la famosa recompra del Real Madrid, eccetera, bisogna far sì che il Real Madrid venga informato e il Real Madrid dica ok, perché è una terza parte importante nella questione. Ci sono anche altre squadre che potrebbero essere interessate, tutte in prestito per il momento, però il Milan in realtà vorrebbe cederlo. Vorrebbe proprio dare via il ragazzo, incassare con il beneplacito del Real Madrid, perché il Real Madrid a quel punto penso che perderebbe l'opzione di recompra se lo dovesse dar via definitivamente il Milan. Capite che bisogna incastrare più cose, ecco, non è proprio una roba semplicissima, però il Milan non vorrebbe più avere a disposizione Alex Jimenez e, come detto, ne fa una questione tecnica fino a un certo punto, ma soprattutto un po' figlia degli atteggiamenti degli ultimi mesi in generale del ragazzo. Sì. Però, detto questo, se dovesse partire, ragazzi, cioè, è ancora un altro che togliamo alla rosa, -1. Sì, sì. Poi non so se questo apre le porte con la permanenza di Musa
per un ulteriore esterno o per un altro centrocampista che magari alla bisogna può allargarsi un po', perché magari puoi anche cercarlo con quelle caratteristiche lì, però di base sì, cioè siamo sempre meno. Va bene Nkunku, ma un difensore, la punta e almeno un altro giocatore devono arrivare, perché altrimenti io capisco l'avere una partita alla settimana, però cioè, tocca giocarla quella partita alla settimana e tocca giocarla bene, e quindi cioè, bisognerebbe un pochino allungare la rosa. A proposito di allungare la rosa, si sta cercando con insistenza in questo momento il difensore centrale. Sul centrocampo lasciamo un attimo in disparte il discorso, perché nel caso se si riaccende si riaccenderà da domani in poi, perché la questione è legata a Yajare l'abbiamo capita, Musa oggi deve giocare, vediamo cosa deciderà di fare il Milan, se Musa basta per lo tengo qui e quindi salta trasferimento all'Atalanta, salta nei 25 milioni dell'Atalanta, ma non devi più andare a prendere la mezzala a quel punto. Valutazioni poi che potete fare voi a casa, noi, eccetera, ognuno si farà un'idea. Se per caso dovesse partire Alex Jimenez, a quel punto vediamo se faranno un esterno oppure se faranno una mezzala e Musa verrà diciamo così integrato non lo so, ragazzi, diventa un patatrack mostruoso, ma parliamo del difensore, che forse è la cosa più semplice, perché in questo momento quantomeno c'è una corsa a 2, o meglio a 1+1 in realtà, perché la corsa principale è su di lui, su Manuel Akanji. Ieri le squadre si sono parlate, ma su questo non ci sono, diciamo così, grossi margini di trattativa. Ci sono 15 milioni da pagare, insomma, fattibile direi. Il più è capire l'ingaggio, perché Akanji prende 6 al City e Sì. chiede tanto quanto. È un ingaggio importante, Simo, quello di Akanji, che in queste ore sta facendo valutazioni anche proprio dal punto di vista personale e professionale, cioè sta decidendo con la famiglia cosa fare, cosa non fare, dal punto di vista della carriera, cioè passeresti dal Manchester City a una squadra che non fa la Champions League. Ora io capisco che è sempre il Milan, c'è sempre il fascino del Milan, però poi i giocatori, soprattutto quelli magari arrivati a una certa età, vogliono anche giocarsi magari gli ultimi anni di carriera, posto che Akanji è ancora giovane, quindi ancora di margine ne ha, però magari vogliono competere banalmente, vogliono competere ad alti livelli. In questo momento, che piaccia o non piaccia, il Milan ad alti livelli non c'è, perché non gioca in nessuna competizione europea e ha fatto ottava l'anno scorso in Serie A. È una scelta che dovrà fare, sappiamo l'alternativa qual è, cioè Jakub Kivior, che sembrava promesso sposo del Porto, poi però le cose sono un po' stallate e quindi vedremo. Io non ho, eccolo qua, Kivior. Tra l'altro hanno lo stesso valore di mercato di Transfermarkt, vedo. Sì, Ancora più peccato che giovane. Kivior ha 5 anni in meno. Esatto, ancora più giovane Kivior ovviamente. Io non ho dubbi se devo scegliere dei due, perché Akanji ha un'esperienza diversa, un palmarès diverso, allenato da Guardiola, anni importanti a Manchester, tutto quello che ne consegue. L'unica postilla che ha, diciamo, l'unico più che avrebbe Kivior, ne abbiamo parlato anche ieri, è che è mancino, e tu come difensore mancino ad oggi hai solo e soltanto Pavlovic come difensori centrali, quindi Kivior magari potrebbe darti una soluzione anche lì. A livello, a categoria, Kanji è nettamente meglio. È ovvio che in questo momento il Milan predilige andare su Akanji per 1000 motivi, è meglio, cioè detta proprio papale, e poi soprattutto ricoprirebbe più ruoli, quasi tutti e tre i centrali dietro. Se in mezzo ovviamente farebbe la sua figura migliore, perché ha guidato e potrebbe guidare la nostra difesa, perché insomma, guidare la difesa del City bisogna avere tanta testa, perché comunque la difesa del City non è una difesa di posizione, non è una difesa che si mette lì negli ultimi 15 metri e si arrocca davanti alla difesa. Bisogna pensare molto, prendere tante decisioni, vado, sto, scappo, accorcio, eccetera, gioco soprattutto, che in una difesa che ha mancanza di leader sarebbe acqua,
proprio acqua fresca per noi. Io capisco che in questo momento il Milan sia un po' arrivato corto, perché lo stiamo vedendo, siamo sulla gittata andante sul mercato. La mia speranza, Harry, è che diciamo, l'agitazione ci faccia tenere viva l'adrenalina e ci faccia fare cose buone, e che al contrario invece non ci inquini la testa con l'agitazione, la preoccupazione di dover fare qualcosa per forza. Ecco, siamo all'ennesimo bivio stagionale, nonostante siamo al 29 di agosto, però una buona parte della stagione in realtà passa da questi ultimi giorni di mercato. Se la sistemiamo discretamente, questa rosa può anche performare. Altrimenti, come ha detto ieri Allegri 8 volte, faremo con quello che abbiamo. No, sì, in qualche modo faremo anche per forza, non è che possiamo disiscriverci dal campionato perché non arriva un esterno in più, in meno, una mezzala in più, in meno, ci mancherebbe, il punto non è quello, il punto è che mancano 3 giorni dopo Lecce Milan, cioè mancano 3 giorni e devi chiudere il difensore, fare la punta e come minimo aggiungere un altro giocatore, poi scegliete voi se l'esterno, se la mezzala, se qualcun altro, però in 3 giorni servono minimo 3 colpi, anche perché si è anche fatto male Yashai, quindi spero che in questi 3 giorni vengano fatti 3 colpi, spero che già da oggi in realtà, ancora prima della partita o durante la partita, non lo so, ci siano delle decisioni rapide, perché non c'è più tempo. In tutto questo infatti non abbiamo parlato di punta perché la questione è andata in ghiaccio per un semplice motivo: stasera tra poche ore Santiago Jimenez è l'unica punta che c'è rimasta e deve guidare l'attacco del Milan, perché l'ipotesi di riscambio con Dobbik è in piedi, ma in realtà la Roma domani gioca. Cosa farà la Roma domani? Dobbik lo mette? Lo fa subentrare come magari è successo nella scorsa partita? Punto di domanda. E quindi, siccome le questioni gravitano per il momento intorno a Dobbik e Jimenez, capite bene che il mercato che vive negli ultimi giorni di mercato con la coabitazione delle partite non rende semplicissima la questione. Ma di questo parleremo al talk. Henry, grazie. Ciao, a più tardi, vi aspettiamo. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.